pista nuova di Barco. Se passiamo in questo momento sopra alla linea del traguardo, questo è in assoluto già una nuova parte di pista rispetto alla precedente versione del 2015. Ora in questo momento siamo invece di nuovo nella stessa curva che immette sul rettilineo della corsia dei box. Questa è rimasta invariata, la superficie è assolutamente identica, zuccherata appunto dai ragazzi. Adesso stiamo per arrivare in una parte qui molto interessante. Questo è un dosso, le macchine vanno un attimino in sospensione, non è un vero e proprio salto. E poi adesso vedete anche dal filmato, qui si passa accanto, si passa sotto al palco dei piloti e si arriva con una grande velocità in una nuova parte, in una nuova staccata molto ma molto impegnativa. Adesso ce la facciamo raccontare dal nostro amico Scott, che lui che invece la gara la vive da pilota ci dice cosa ne pensa di questo tratto. Okay, so I'd say this is the most technical part of the track. They've changed it a bit this year. Last year it was a kind of a cheese where you whipped over it, but this year there's a slower speed chicane. So as you can see, there's a bit of a bump here, which does catch you out a little bit, and you can end up hitting this pretty hard. So you've got to be hard on the brakes and then keep as tight to the pipes as possible getting over this. If you end up a bit wide, you do kind of screw up this double. So this is just flat out. This is my favourite part of the track because it's just as flat out as you can go. This, obviously, big whips over this, so it's pretty easy to do. Big whips because you got your right-hander up here, which is full beans all the way. Keep as tight as you can in the pipe. So as you can see, they've sugared the track. It's started to kind of break up a little bit on the landing because a lot of people are just nosing in, not keeping the throttle pinned. But then you've just got to get hard on the brakes after being flat out and just try and clip this pipe. So then I'll hand over to Davide to talk about this bit. Yeah. Questa è una parte che è rimasta invece identica al 2015, questi gradoni con queste paratie di legno per trattenere la terra, uno dei tratti sicuramente più particolari della pista, molto apprezzata dai piloti. Poi si viene in questa buca veramente molto bassa, abbiamo anche un punto di raccolta acqua per smaltire quando piove molto forte. Questo invece è un salto che è rimasto, un dosso che è rimasto identico allo scorso anno, si esce di trazione dal tornato, un colpetto di gas, molto facilmente la macchina passa questi due dossi. Questo è il salto più grosso della pista, questo è un doppio, che sono tranquillamente, credo, almeno 7-8 metri di salto. La rampa è praticamente una rampa quasi da motocross più che da modellismo. L'atterraggio, se calibrato molto bene, può essere molto dolce. Qua i piloti alcuni lo pennellano e altri invece saltano molto abbondanti. E poi arriviamo in un tratto, questo che invece qui è completamente nuovo, la pista, perché questo è un tornante molto molto particolare, anzi ce lo facciamo dire da Scott, che so che qua in più di un'occasione è un punto abbastanza difficile. Scott, what about this turn, which is brand new? Yeah, before they had a big berm that went out right here, but they decided to put a hairpin in, which is good because you land straight back on the power, whipping it round. But it's slightly narrow from the driver's stand, the viewpoint, but when you get it sorted, it hooks up nicely and you can just keep it pinned on this massive straight. So this is the main straight, even though the start finish is over there. So this one, you just keep it as wide as you can, but you don't want to hit these pipes because you will end up in that fence over there, which is not ideal. Here it's hard on the brakes. As you can see, it's a little bit broken up here where the braking zone is. So you just hook it in and then you end up getting to the bridge section, which turns out to be quite challenging because there's multiple ways you can do it. You can just go balls out and just land flat, or you can just roll it a little bit and land on the top. Just get around Phil. So yeah, normally I try and land about here, so then you can just floor it into the concrete corner, which is really good fun. Oh, and there has been an incident where somebody has tried to get over this bridge and ended up in the one damp bit of the track where all the water has been collected, and yeah, somebody has ended up in that puddle, which was quite comical for everyone else, but I'm sure he was not best pleased. Right, so I'll hand over to Davide to talk about this concrete corner.
Questa è una delle parti più interessanti del tracciato, perché i modelli arrivano con alta velocità dal salto, diciamo, del ponte, e qui si possono interpretare in due maniere diverse questa curva. Molti vanno a sponda, che è stata fatta di un cemento grezzo in modo che le macchine possano avere tenuta, altri decidono invece di frenare e fare meno metri, girare stretto. Quindi questo anche, diciamo, in una fase di gara è molto interessante, perché uno può provare a sorpassare rimanendo interni quando magari l'altro invece decide di andare sulla sponda. Accelerazione molto, molto, diciamo, divertente, poi vicina al palco, quindi qui il modello si ha una buona gestione, e poi si arriva in questa parte molto, molto veramente interessante, perché chiaramente si passa sotto al ponte con una sponda che, sì, anche in questi casi alcuni magari per assurdo quasi in momenti esagerano, vanno fin quasi troppo alti, ma la maggior parte rimangono stretti, anche perché dove la pista è maggiormente zuccherata. E poi ora arriviamo nell'ultima parte con questo terrapieno, diciamo, di una dimensione simile a quelle delle piste di motocross. Ce lo facciamo raccontare da Scott, perché questo penso sia uno dei tratti veramente più interessanti per chi, diciamo, per i piloti. Okay, so this is also a new part of the track. So after you come flat out through the tunnel, you have to jump this, which is a double. It looks like you might be able to do it as a triple if you go really wide on the berm, but I haven't seen anyone do it. And generally you land about here off the power and just pop it up, get as tight to the apex as you can without hitting this pole here, because I've seen a lot of cars just rammed up against that. People are not enjoying that. But yeah, you can get caught in the fence, you get round that, and then if your car's set up right, you can just keep it pinned straight across the line and hopefully not run too wide in the next corner. Cool, so that is the track here at Barco for the Bitty contest 2016. Yeah, it's pretty awesome. Yeah. Anything else you want to say? Yeah, ok. Sì, direi che in effetti la parola finale descrive al meglio le parole, nel senso, questa pista che Howison è veramente pazzesca, è incredibile, non c'è assolutamente nulla di simile in Italia, ma forse direi anche in tutta Europa, perché una pista con un ritirino centrale direi che è solo ed esclusivamente la pista di Barco.